ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. Hi friends, Gianni Bravo is back. Gianni Bravo è tornato. Ripeto per tutti, metterò i sottotitoli per cui tutti gli amici del canale potranno seguirmi. Ed eccoci qui finalmente con Marco Mengoni e la sua Due Vite. Perché oggi faccio questo video? Avevo già provato già da qualche mese, immediatamente dopo Sanremo, a fare questa, chiamiamola, piccola analisi, reaction su Marco Mengoni e il suo brano, peraltro vincitore di Sanremo, e che vedremo nell'Eurovision, ed è per questo che sono qui oggi. Ho fatto diverse reaction e diverse analisi sui brani di Eurovision e chiaramente da italiano non posso esimermi dal fare quello di Marco Mengoni, e la faccio oggi perché avevo provato in altre occasioni, ma purtroppo per motivi di copyright mi era impossibile far ascoltare il brano. Ho trovato questo video di questo show che si è tenuto, mi auguro che non ci saranno problemi nel farvelo ascoltare e quindi fare poi i miei commenti sulla canzone. Vorrei non attardarmi troppo, chiaramente il brano io l'ho già ascoltato, quindi non parlo di un brano a primo ascolto, ma l'ho ascoltato diverse volte, e quindi ma le considerazioni che farò sul brano ce le riserviamo via via dopo averlo ascoltato. Pertanto interrompo il mio blaterare, il mio parlare. Ringrazio chiaramente come sempre tutti i sostenitori del canale, quindi un saluto a tutti e andiamoci ad ascoltare Marco Mengoni e poi facciamo le nostre considerazioni. Se mi sono risveglio in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo libri sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, il caffè col limone contro l'engover sembra una foto mossa, e ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale, e meno male. Se questa è l'ultima canzone poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica, tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai, che giri fanno due vite. La costruzione del brano avete sentito, diciamo, abbastanza standard, con questo inciso, questo ritornello che arriva e quindi apre il brano. Andiamo ad ascoltarlo. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo libri sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta, e ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale, e meno male. Se questa è l'ultima canzone poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica, e tu non dormi e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera, tutte le corse e gli schiavi
che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. Tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai. Che giri fanno due vite. Oh, eccoci qui. Vediamo un po'. Devo essere sincero, io sapete nei commenti che faccio una premessa, io adoro Marco Mengoni, è un interprete straordinario, una bellissima voce e quindi voglio puntualizzare proprio questo. Faccio una premessa, io poi riascoltando il brano, le primissime volte che ho ascoltato il brano, l'avevo definito un brano un po' furbetto nel senso che nella struttura, insomma era, diciamo, ha questa immediatezza, no? Che cosa rende speciale il brano? Ma il brano che poi ascoltandolo e riascoltandolo poi in qualche maniera ci abbraccia e ci piace, ma in realtà è tutto poggiato sulla grandissima qualità vocale di Marco Mengoni. Avete visto come lui, anche il ritornello, riesce in qualche maniera nel gioco e nelle variazioni a renderlo sempre un po' diverso e sempre più accattivante, sempre più potente. Il brano è tutto strutturato sulla grandissima qualità di interprete di Marco Mengoni, perché io trovo che il brano in sé musicalmente sia non straordinario. Quello che è straordinario in questo brano è Marco Mengoni, con la sua grandissima qualità di grandissimo interprete. Ma il brano, sinceramente, rispetto ai suoi standard, lo trovo inferiore rispetto al passato, ma questo trovo per esempio l'essenziale come canzone, il suo vecchio successo, sicuramente molto più potente come brano rispetto a questo, anche se però la sua grandissima qualità di interprete salva un brano che secondo me strutturalmente e musicalmente non è una grandissima cosa. Questo lo dico a onor del vero, apprezzando in modo straordinario la grandissima qualità di interprete che riesce a farmi piacere una canzone che strutturalmente quando l'ho ascoltata le primissime volte sinceramente mi aveva deluso. Poi il riascolto e soprattutto la grandissima qualità di Marco Mengoni me lo fa certamente piacere e certamente lui con questa sua presenza, questa sua grande qualità e anche questa sua freschezza proprio come persona, bellissima persona, certamente avrà un grande riscontro e gli auguro il meglio. Io sinceramente, e lo dico da un grandissimo appassionato e anche un grande appassionato del bel canto di Marco Mengoni, in questo caso devo essere sincero, lo dico anche un po' così, anche controvoglia, il brano io sinceramente non lo trovo straordinario, trovo straordinario lui, Marco Mengoni. Quindi il successo di questa canzone è lui, è la sua voce e la grandissima interpretazione, ma non la canzone. Questo è un mio personalissimo pensiero. Concludo come sempre dicendovi enjoy life, enjoy music and be happy. No, chiaramente gli in bocca al lupo a Marco Mengoni tutti. Spero che abbia il successo che merita perché è un ragazzo che trovo adorabile e straordinario. Ciao!